Renata, una vecchia amica, vecchia si fa per dire, una vecchia Mhm. conoscenza, una grande amica, è qui oggi per la sua sessione. Ciao Elena, Ciao, ciao a tutti. Ciao Renato. dimmi se ti accompagno o se sei già connessa a Renata. No, la vedo già. Mhm. Come la Eh, vedi? eh, ha le sue sembianze in viso, però è una bambola di ceramica, Mhm. è proprio una bambola, quindi è immobile. Ehm, è seduta su, cioè è messa seduta su una mensola, dove prima c'erano tante altre bambole, adesso è rimasta da sola. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì. Le altre bambole chi erano? Le altre bambole erano altre figure femminili come lei che non sono riuscite a non farsi vedere, a passare in incognito, quindi a sembrare inanimate, come invece riesce a fare lei. E quindi sono state braccate, tra virgolette. Mm. Ma non ho capito, queste sono vite passate parallele di Renata o sono altre persone? No, è una rappresentazione eh, ehm, di come lei si sente ora, cioè cercare di rimanere centrata e di eh, eh, modellarsi Mm? a seconda del momento per poter ehm, diciamo, sgattaiolare via dalla situazione del momento, no? Quindi, per esempio, c'è come una scena che può rappresentare questa cosa è, ecco, hai presente i Puffi? Mhm, Cartone animato di Puffi, quando arrivava Gargamella che c'erano tutti i Puffi lì, no? mhm. Ok? Che Gargamella li prendeva, cercava di prendere il più possibile e tutti scappavano e c'era qualcuno che riusciva a scappare, no? Ok, Renata è una di quelle che riesce a scappare sempre finora. Ok, io Renata posso dire il tuo paese, no? Il tuo stato? Sì, per me. Ok. Ok, oggi parliamo di Svizzera. Mhm, Però facciamo prima un lavoro anche su Renata, prima di tutto un controllo e mhm. un'analisi da un punto di vista di entità mentali. Vediamo subito la vibrazione di Renata. 15 miliardi, Consapevolezza, 137, rapporto tra anima e spirito, 53 e 47, vite precedenti, 929, percentuale di cervello utilizzata. 8,9. Ok, valori alti interessanti. Mhm. Entità eteriche. Allora, devo dire che di entità eteriche non ne sono tornate fisse, nel senso, ogni tanto vedo questa cosa, è come se stessero in vetrina, come se il negozio fosse chiuso, no? E sono lì fuori dalla vetrina a aspettare che il negozio apra per poter entrare. Ah, ok. Mhm. Quindi noi siamo nel negozio. Sì, Renata è nel negozio. sì, Ok. E la porta del negozio è chiusa, quindi mhm, non ha aperto canali di nessun tipo. esattamente. Quindi no impianti. No, esatto. Quando capita che magari ha le vibrazioni un po' basse, riescono a ciucciare un po' di energia, ma poi lei riesce a
buttarli fuori e richiudere la porta del negozio, ecco. Molto Le bene. entità eteriche, sì. Mentali. Mentali ce ne sono due. Allora, adesso in questo momento sono di livello 2 e di livello 3. C'è quella di livello 3 che però la vedo oscillare spesso tra 3 e 4, cioè tipo 6 mesi fa era a 4, era di livello 4, era riuscita a potenziarsi un po', Mm. perché Renata era in un momento dove non riusciva a rimanere sempre centrata, quindi le vibrazioni gli si abbassavano e l'entità di livello 3 era riuscita a essere a rinforzarsi, quindi era diventata di livello 4. Anni e anni fa, all'inizio era anche di livello 5 e l'altra era di livello 3. Cosa fa la livello 2 di adesso? Eh, allora, è come se è come se le cambiasse la prospettiva della sua strada, no? Quindi eh, Renata va sicura, va in una direzione e poi è come se a un certo punto deve fare un certo passo e a quel punto lì è come se davanti alla sua strada di colpo ci fosse un precipizio e quindi si deve fermare e deve Mhm. tornare indietro e fare un'altra strada. Ok, quindi diciamo per esempio nel lavoro, ok, magari la sua intenzione iniziale, per esempio in questo momento, mi viene proprio calzante questa cosa, è come se lei volesse andare dritta per la sua strada, le sue convinzioni, quindi piuttosto che ehm, cinebaccarmi io sto a casa, ok, quindi parte diretta, arriva a un certo punto c'è il burrone e quindi vi dice, vabbè, per un po' faccio i pony tam, così Mhm. almeno, no? Mhm. Quindi è come se di colpo cambiasse l'informazione nel suo cervello e lei cambia strada e non va più nella direzione che la porterebbe verso una più alta consapevolezza e Mhm. evoluzione. E la 3 barra 4 barra una volta 5? Quella fa proprio, è come se mm, allora, ehm, allora, che ne so, ha un'emozione mi viene più che altro adesso la prima che mi è arrivata così diretta è l'emozione di paura, no? Del Eh, futuro. sì, però più che altro proprio concrete, che ne so, mm, la sparo e non lo so se esiste per Renata, però faccio un esempio. Quando guido la macchina con la pioggia vado piano perché ho ricordo di una persona che ha fatto un incidente, no? Mm. Ok, quindi c'è un po' di paura, che può essere di livello 3, però tipo se ha le vibrazioni un po' più basse, la paura diventa molto intensa, quindi magari va proprio una strada che magari ci mette 10 minuti, ce ne mette 20 perché va pianissimo, se è di livello 5 non esce di casa con la pioggia. Mhm. Ok, quindi è quell'entità che aumenta le sue emozioni negative e fa sì che diventino molto più grosse di quelle che in realtà possono essere. Ok, quindi mm, Un amplific- tristezza. un Esatto, amplificatore di emozioni. Paura, esattamente. tristezza. Ok. Sì, è proprio... Nelle vecchie sessioni sono state viste queste entità mentali? No. No, Ci sono impianti mentali? allora, c'è questo...
questa rete è un impianto mentale, ma invece che avere il solito bordo spesso di, diciamo, corrente, tra virgolette, ok, di proprio informazione elettrica, passaggio elettrico, è una rete che va su tutto il corpo, ma è molto fine. Ok, quindi quando, soprattutto legata all'entità di livello 4, quando c'è mh, questo aumento questa amplificazione dell'emozione negativa, ok, passa questo impulso elettrico in tutto il corpo che fa sì che le vibrazioni si abbassino ancora di più. Ok, quindi è un impianto mentale. Sì, Abduction? no, 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 Cloni? no. Ok. Portiamo Renata nella nostra palestra. Mhm, In realtà è quasi un museo più che una palestra. Ci sono 3 opere. Lei può creare le stesse identiche opere per se stessa. Uno è l'Ad Eternum, mhm, una è la pillola Vic. mhm, Lei le può guardare, toccare e imparare come farle, facendone una copia per sé o facendone una copia simile, cioè può imparare a crearne una personalizzata di Vic, mhm, attingendo tutte le informazioni delle nostre sessioni, o una parte se desidera, o tutte le informazioni delle nostre sessioni più delle informazioni che lei ha, mhm. consapevolezza, vibrazione. Ad eternum, sfera di altissima frequenza, e per andare incontro ehm, ai Ponytam, Mhm. che ha Sì, dovuto è fare, vero. ahimè, Ah, più bello. lavoro, Sì, bella. Eterna Frequenzia, una sessione che non hai visto, Renata, ma vedrai fra poco, di prossima pubblicazione, che è una forma probabile di risposta ai cinivaccati e anche a quelli che hanno fatto tanti Ponytam. Abbiamo visto che chi si è cinivaccato tra un po' sarà sottoposto a delle frequenze che porteranno a degli effetti devastanti nel suo corpo, grazie a nanotecnologie che sono in giro. Come Mm, contrastarle? Beh, espellerle è praticamente impossibile. mm, Ci si può sottoporre a un'eterna alta frequenza attraverso un costrutto, un escamotage, eterna frequenza. Elena l'hai vista come una sfera, S- diciamo, ehm, sì, una è come spirale una spirale una nuvola spirale di fumo violetta. viola Sì, che esatto. tutta insieme ricorda una forma sferica, cioè la spirale Sì, disegna una sfera, no? sì, esatto. Bene, queste 3 creazioni adesso Renata diventa una creatrice e le Mhm. impara perfettamente. Noi ce ne andiamo dalla palestra museo fino a che lei non ne crea in abbondanza al suo desiderio, in base al suo desiderio. Mhm. Iniziamo con l'Ad Eternum. Mhm. Vedo che continua a crearli, poi li lancia come se dovesse fare il getto di una doccia e ci si mette sotto e Ok, si riempie di ad eternum. adesso puoi iniziare a metterne uno in ogni città, villaggio, paese della Svizzera. Uno in ogni casa di persone cinivaccate, così che abbiano alte frequenze. Mhm. E così che se il 28 novembre andranno veramente a votare, non vadano a votare sì, anche se io ritengo che queste votazioni non siano proprio così pulite. Certo. Quello che sarà il risultato non sarà certo popolare. Quindi
Noi lo facciamo, ma... Ok, Renata sa creare una VIC. Mhm, sì. Ok, allora ne crea una per ogni figlio, per suo marito, e gliela offre. Li chiamiamo nel cinema. Mhm, mhm, Fatto? mhm, sì. Ha preso la eterna frequenza. Adesso sì. Mhm. Sì, l'ha Nel preso. caso Mhm. di lei che ha fatto molti ponytam, serve? Eh, allora, in generale dipende un po' da... vedo come se... Allora, rimane sul tessuto, no? Si attaccano delle cose sul tessuto, sulla mucosa, no? Eh, e dipende un po' se l'organismo riesce a tenerli lì e quindi poi quando la mucosa viene sostituita, allora può uscire una parte, però l'altra parte se viene assorbita rimane, quindi boh, è un po' di probabilità così. Nel caso di Renata, se li può mettere, quali effetti hanno queste sostanze che restano nella Ah, mucosa? non sono tanto sostanze, più che altro è la parte magnetica, è più, vabbè, vedo un grafene sicuro, vedo qualche metallo. Ok, Eh, mm, mhm, beh, puoi inalarlo, la frequenza, eterna frequenza. mhm, È un fumo, lo inaliamo. mhm, E lo inaliamo in modo tale che resti lì per sempre. ok. In questo gioco malsano una sola cosa vince, la vibrazione. Mm, mm, L'informazione è sorella della vibrazione, la consapevolezza è sorella della vibrazione. La vibrazione resta e basta. Alte frequenze mhm, impediscono ogni cosa che non ci interessa. Alte frequenze, alte frequenze, alte frequenze. mhm. Bene, Elena, produciamo miliardi di ad eternum e ora li facciamo cadere tutti sul territorio svizzero, tutti. Miliardi di miliardi. Ho una rete di ad eternum distanti 1 metro uno dall'altro. Se necessario, vanno anche in profondità. Analizziamola la Svizzera. Mhm. Deep State? Sacrifici? Sì, sì, sì. Adesso quando hai detto analizziamola, mi è arrivato subito un'immagine, come se avessero messo una specie di, fossero riusciti a fare una specie di rete tutto intorno al confine, quindi anche con, diciamo, i controlli, tra virgolette, ehm, come se riuscissero a proteggere, diciamo, tutto il confine della Svizzera, ok? In maniera non visibile, ma comunque che tengono d'occhio. E poi eh, ci sono tre fulcri, uno a est, uno al centro e uno a ovest, Mhm. ok? Dove sono tre punti molto importanti. Qual è quello di est, centro e ovest? Eh, beh, ti dico allora, beh, vedo il CERN, vedo Davos e vedo ehm, mi viene il nome, non lo so.
non so il nome di quell'altra città, verso un po', aspetta, Allora, centro vabbè, può essere Zurigo, ok, bravo, stavo per dire Zurigo, bravo, Cerna e Ginevra. ok, sì, Bah, insomma, più o meno. Anche Berna può essere il centro. Est, sì, anche Berna, francamente, forse più Berna, est non c'è, so, no, può anche essere Berna, Zurigo, infatti. Beh, io Costanza. vedo Zurigo, vedo il CERN e vedo Davos. Non so come li possano mettere. Davos dov'è? Aspetta che te lo dico subito. Mm, 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 mm. È est. Ok, Est. Ok. Berna un po'. Ci può Guardiamo stare, anche no? St. Moritz. Mhm, Renata ci fa notare che tutti i personaggi, anche italiani, che contano, quindi la Merkel, Berlusconi, hanno tutti la villetta a St. Moritz, ma che caso. Va bene, è mm, una località turistica, sciistica di grido, però mhm, sono tutti lì e probabilmente vanno tutti lì anche nello stesso momento. mhm. Cosa c'è Beh, a St. Moritz? St. Moritz vabbè, è vicino a Davos, appunto ci diceva Renata, no? Ehm, io vedevo già prima quando parlava, è come se Davos fosse quello che si può mostrare, ok? Quello che è mostrabile. E invece sotto St. Moritz io vedo proprio ehm, mi è arrivata, mi Dimmi, dimmi. è arrivata un'immagine che sennò poi dopo mi sfugge. Sì, sì. Allora, il San Gottardo, ok, quando hanno Mm. fatto l'inaugurazione del tunnel del San Gottardo, quella cosa lì ha iniziato proprio il meccanismo per far sì poi di proteggere tutti, di controllare tutto il confine della Svizzera. Ok, avevano, oltre a fare il San Gottardo, hanno creato non ti so dire in che modo, ma ora lì è stato, diciamo, il- ehm, la conclusione di questo processo di controllo di tutto il confine svizzero. E lì poi l'hanno inaugurato ed è partita tutta la parte energetica Non ho capito sacrificale. cosa c'è nel confine svizzero. Qualcosa che lo chiude? No, allora, no, non lo chiude proprio fisicamente, però vedo come se avessero messo delle sentinelle, quindi delle spie, perché fanno parte, si confondono, no, con le altre persone, però ognuna di loro deve tenere sott'occhio, diciamo, una zona di confine. Ma perché non escano o non entri qualcuno? Tutte e due i movimenti che ci sono, devono tenere d'occhio, devono sapere i movimenti che ci sono. Quindi non stiamo parlando della frontiera, di Ah, no, 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 merci, di no, 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 sostanze proibite. Stiamo parlando di? del controllo dei movimenti proprio, quindi è come se avessero a un certo punto, quindi direi prima del 2016, tra il 2010 e il 2016, si sono resi conto che c'erano dei movimenti strani che sarebbero andati contro i loro interessi, che è il deep state, questo. E quindi hanno, siccome la Svizzera è proprio diciamo, come si può dire, mm, il posto mm, dove portano tutto e dove non posso, non so come spiegarti. Mm. Sai quando si facevano quei giochi da bambini, che quando uno diceva pausa, non poteva, che ne so, Mhm. quando Ah, nella dicevi zona chi ha franca. ecco, bravo.
La zona franca è in assoluto per in eccellenza, assoluto. ma in tutti i termini, tutti i Tutti i livelli. termini. Esatto, su tutti i livelli. Ok. Vabbè, E quello economico quindi sì, sì. guerra va bene, è sempre neutrale, ok? Mhm. Parliamo di sacrifici. La moneta di scambio nei sacrifici sono i bambini. I bambini sono ormai così, bestiame con cui si fanno sacrifici e con cui si ottengono i favori di Moloch. Ah, chiamiamolo Moloch. Opla, il nostro Mhm. amico. Dov'è? È arrivato. Mhm, Lo vedo molto, molto piccolo rispetto al solito, adesso ormai arriva piccolo. mhm. È un po' tutto così, c'è tutto un po' che arriva un po' con le orecchie basse, Ok. un Se po' dovessi mormoroggi, misurarlo, quanto è alto? 50 centimetri. Ok. Chiamiamo tutti i disincarnati da Cinivac. Dall'ultima volta che l'abbiamo fatto a oggi, quelli che sono, apriamo un portale aureo, tutti dentro. Così le sue monetine di Pollon gliele togliamo da sotto il Q e le mettiamo nel portale aureo. Tutti, eh? Chi entra deve aver convinto tutti quelli che conosce ad entrare. Voglio il 100% di quelli che sono morti per Cinivac. Dall'ultima volta che abbiamo fatto questa cosa a oggi. Mhm. Quanti sono, più o meno? Nuovi sono 59.000. Ok. Mhm. Già che abbiamo il portale aureo aperto, chiamiamo tutti i disincarnati della famiglia di Renata e del marito. Dimmi quanti sono e se qualcuno Ok. vuole fermarsi a dire qualcosa. Sono 16. Vedo una zia del marito di Renata Mhm. che si rivolge a Renata e dice: Brava, brava, hai trovato la via. Mm, dice: Speriamo che anche tuo marito la trovi presto, la segua presto. Basta, è l'unico che... Ok. Ripetiamo che fine fanno i disincarnati che vanno nel portale aureo. Mhm. Descrivicelo. Cosa Sì, fanno? allora c'è questo portale aureo che è l'energia ideale, è l'energia ideale per i disincarnati, ok? Quindi quando entrano qua tornano a essere neutri, dico io, cioè ehm, non fanno una scelta in base alle vite passate o al ricordo dell'ultima vita O o non, l'interferenza? o non hanno interferenze, esatto, quindi tornano a essere neutri, quindi la scelta che poi faranno quando diventano l'energia del portale aureo sarà quella di, se vogliono reincarnarsi, è per fare un'esperienza nuova, non legata alle vite passate o parallele. Oppure possono fare anche l'esperienza di tornare alla sorgente, oppure possono fare l'esperienza di Di stare lì rimanere, sì, rimanere e nel pensarci portale per... aureo. Ok. Sì, Quindi perdono le informazioni raccolte? no, 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 non perdono le informazioni raccolte, ma Le vedono per quello che le sono. vedono per quello che sono, come esperienza, quindi in Quindi maniera neutra, distaccata. ipotizziamo per ipotesi, facciamo per ipotesi, che uno di questi disincarnati di Renata è una Mhm, vecchietta, una signora, una nonna, una zia, che ha sempre più o meno fatto esperienze di boh, miseria. Boh, mhm, la prima cosa che mi viene in mente. Adesso vede tutte le esperienze della mhm, miseria che ha vissuto, mhm, le capisce, mhm. ritiene che non ne deve più fare perché le ha fatte in abbondanza, le vede slegate da ipotetiche tare familiari, ipotetiche idee di karma, ipotetiche anche mica poco, entità,
Mhm. Aspetta un attimo, scusa. Ok, e quindi prende le sue decisioni. Può tornare alla Mhm. sorgente, probabilmente diverse persone, poche persone sono in grado di farlo, può Mhm. restare lì in stand-by per secoli, può Mhm. reincarnarsi in una pianta, in un cane, in una persona, in Mhm. un'esperienza positiva, in un'esperienza formativa e drammatica. Mhm. In ogni caso, non è cibo di Moloch e non è cibo delle entità. Mhm. Quindi, ok, questo lo vediamo dopo, Renata. Va bene. Come vedi, quindi Moloch era alto 50 centimetri adesso? Mhm. Adesso 10. Ok. Quindi serve. Questo lavoro Mhm. serve. Sì, 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 Serve sicuramente sta proprio cambiando. a chi inconsciamente, cioè non senza coscienza, ma consapevolezza, ma proprio senza coscienza, si è fatto inserire il tubicino di metallo, ma serve anche a depotenziare continuamente la base di questo progetto, che è raccogliere le monetine di Pollon e le monetine noi le togliamo e le mettiamo dove non stare. Per cui sarà anche drammatico che questi si trasformano in monetine di Pollon, ma di Mhm. fatto, vabbè, chi capisce queste cose le capisce, se no non ci capiscono niente. Monetine di Pollon, se avete visto il cartone animato lo capite, se no siete nei guai. Va bene, vediamolo subito, sto non mi dimentico. Renata ultimamente nota che riesce a gestire i sogni, fa cose consapevolmente. Mm, 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 Vedo continuamente l'1, l'11 e il 111. mm. Cosa succede? Come potenziare questa capacità medianica? Sì. Ehm, allora, la PS ha iniziato a farglielo fare nei sogni, ha iniziato a provare a metterglielo nei sogni e Renata mm, ha colto subito l'occasione e si sta allenando con i sogni. Ok, le viene sempre più semplice, sempre più facile. Quello che la PS vorrebbe ora è che lei lo facesse anche durante il giorno, non solo quando sogna. Questi numeri che lei vede anche durante il giorno sono indice di centratura con la PS, ok? Mm, quello che dice la sua PS è quando vedi questi numeri prova a eh, visualizzare. Prova a chiudere gli occhi e visualizzare qualcosa, una scena, un'immagine, e così non lo puoi fare, cioè non... quello che tu fai nei sogni lo puoi fare anche durante il giorno e questo fa sì che tu possa vedere le tue intuizioni, possa vedere la tua strada, possa vedere eh, dove andare per, sempre di più verso il tuo benessere. Questo può aumentare l'8,9 del cervello? Sì, questa parte qua può farlo arrivare a 12. Eh, quando ne- mm, la sua visualizzazione può durare pochi secondi oppure può durare tanti minuti. Quando dura tanti minuti può arrivare fino a 12% di cervello utilizzato. Ok, quando riesce a fare qualche secondo, intorno ai 10 e mezzo, 11. Mhm. Ma poi torna indietro o resta costante a quella percentuale? Resta intorno a... Allora, così come adesso è intorno ai 10 e mezzo. A furia di allenarsi, lei potrà arrivare, quello che vedo adesso, circa fra 3-4 anni più o meno, può rimanere sui 12. Poi può fare un altro step e imparare un'altra capacità medianica e lì può arrivare fino a 14. Quello che fa vedere la PS è che se lei rimane centrata come sta facendo ora, dopo questa sessione dove saranno tolte anche le entità mentali, lei potrà arrivare alla fine della sua vita, questa vita qua, a saper usare parecchie capacità medianiche.
Ok. È un Da te dei cervello anche cinesi? intorno ai 20. Sì, 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 potrebbe essere. Capacità medianiche, guardala, perché è molto importante, Renata. Ok, bene. Detto questo, andiamo a Davos. Cosa succede lì sotto? Lì. Allora, Davos appunto, Davos è La facciata. la facciata, ok? St. Moritz alla fogna. St. Moritz è la fogna, è Andiamo a collegata a vedere. Davos, Che però perché fa sotto sotto? vedo... mm. Ma la Svizzera sotto ha gallerie e cose? Sì, è quasi un tunnel, è Formica- quasi... un Sì, formicaio? esatto, esatto, sì, sì, vedo praticamente Ma è quasi fisico? tutta, sì. Chi le ha Mm. costruite queste cose? Uomini o non uomini? Metà e metà, con l'aiuto di umanoidi, di Cosa passa in rettiliani. questi tunnel, al di là di persone che sono dentro il Deep? Vabbè, passano Merci umane? merci umane, esatto, passa oro, Le merci passa... umane arrivano da Trieste con tunnel, dalla Venezia con tunnel. Allora, di lì sì. Di lì vuol dire Ah, est Svizzera. sì, esatto. Dall'est della Svizzera arrivano da lì. Eh, centro, io direi, allora c'è tipo un canale Monaco, Berlino e Londra. E poi di qua, dalla Francia, allora Francia, poi in Francia c'è doppio, tipo Londra scende, poi va in fondo alla Spagna. Mhm. E poi dal centro della Svizzera va in Italia. Come se fosse... Allora, vabbè, dall'est arriva tutto da Venezia e poi da sopra Berlino, poi Londra. Ok, c'è tutta una rete particolare. Però è come se la Svizzera fosse la zona di smistamento. Ok? Ma merci umane? Sì, anche sì. Minorenni? Sì. Dammi una Non cifra. solo, non solo, non solo. Allora, che passano, io vedo un 25.000 al mese di passaggio. Ma da dove Eh, arrivano? arrivano da tutto il mondo. Specialmente da Cina? Paesi arabi? La concentrazione, una grossa concentrazione, allora, Africa, paesi arabi, sì, qualcosa, però sì, ma non così tanto, c'è tanto passaggio lì, però allora Africa tanto, Cina tanto, Mm, sì, tanto dalla Cina, Russia, mm, paesi slavi tantissimo, mm. e poi Sud America tantissimo anche dal Sud America. Ma vengono prodotti o vengono Vengono presi? prodotti, presi, prodotti. Che percentuale tra presi e prodotti? Mm. La maggioranza è prodotta? Prodotta vuol dire ficcati, nati, sotterranei, fatti, cioè, qui stiamo No, parlando presi di pulcini da dare ai serpenti. da donne prese e messe rinchiuse e fatte Avete far presente i sì che pulcini da allevino dare? bambini Mm. al I buio. pulcini da dare ai serpenti dei terrarium, dei collezionisti, no? Che tengono in casa un boa, un pitone, quel che è. Mm. E poi il pitone non ti mangia il pulcino No. morto, te lo mangia vivo. E quei pulcini vengono fatti per... Ok?
Quindi stiamo parlando di questa roba qua. Fatevi Sì. la bocca perché fra poco vi dovrete sapere un po' di cose di queste robe qui, così non andate fuori completamente fuori di testa. Bene, St. Moritz, cosa succede a St. Moritz? Numeri, posti. Allora, vabbè, di Sì. passaggio ti ho detto, beh, al mese 3 riti, 4 al mese Mhm. a St. Quanti ci Moritz. rimettono le penne? Mm. In Una 3-4 riti? sì, una ventina al Tutti mese, minorenni? no, c'è sempre, ci deve essere, allora, 4 minorenni e un maggiorenne, Che se ne che può vanno al essere uomo creatore. o donna, sì. Ma scusa, ma questo materiale umano Mhm. APS Eh sì. va a farsi lì l'esperienza da PS di questa roba? Mm, mm, Ma che grado di consapevolezza hanno queste PS? Zero? mm. Allora, quello che vedo io è che la maggior parte di loro non ha mai fatto di quelle PS lì, non hanno mai fatto un'esperienza di Di vita? sub- Che, mh, subito una violenza su di loro nelle altre vite. che gente? Ma complimentoni. Questa PS è sempre più incomprensibile. Poi, quali sono gli scopi di questi sacrifici a St. Moritz? Mm. Diciamo che è uno dei ritrovi invernali di sacrificio. Mm. È un punto comodo, diciamo che è zona franca, d'inverno mm, possono ritrovarsi facilmente lì a fare i loro riti. Ma ci sono dei centri o Sotto, sotto, direttamente nelle case? no, 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 sotto, io vedo sotto c'è un posto sacrificale, un grosso posto tipico loro, no? Vedo proprio l'altare in mezzo con questo piano di roccia. Ok, Angela, quanti ne ha fatti fuori? Fatti fuori lei che li ha sacrificati lei, 50. È viva? Aspetta, perché la vedo in condizioni. No, deve essere prigioniera, deve essere prigioniera. Ok, Silvio, quanti ne ha fatti fuori? No, mm, 63? È vivo? No, Quello che gira, cos'è? Un bamboccio? sì, Cioè un attore o un attore, clone? un attore, è un attore, tanto. Ok, la Queen di ste scarpe Mm, rotte è viva? no, no, Ok. io l'avevo già vista andata l'altra volta. Macaron è vivo? Macarone è vivo, ma è braccato. Stanno tenendo d'occhio, è lì per. Ok. Non l'hanno ancora presa, ma. Un bel abito di palline, fatto di palline. Mm, Di ogni pallina è una Eternum, glielo regalo io, lui che è mhm, francese sa bene che cos'è lo stile, sono gli abiti. mm, By Lucio, mm? E questa è la marca, mhm, in modo tale che le sue frequenze aumentino, io lo voglio mhm, aiutare, mm, e sia mai che magari lo vedano immediatamente con queste mm, altissime frequenze, perché è un abito fatto di tanti ad Eternum, stiamo parlando di 250 almeno ad Eternum, mhm. tutti collegati uno all'altro, belli luminosi, altissima frequenza, che lo vedano bene. Stesso trattamento Dragos, e stessa domanda. Dragos è vivo? Mhm, sì. Ok, abito anche per lui. Mhm, mhm.
e tutti i nostri cari amici politici, per esempio Hope, no? Abito anche a lui. Mhm. H-O-P-E. Presente? No, vabbè, va Traducilo bene. in italiano. H-O-P-E. Ah, Ok. ok. Sì, andavo da un'altra parte. Era venuto fuori un altro. Vabbè. Stavi andando in America? Sì, no, sono andata in Inghilterra, ne è venuto fuori un altro, non so. Ma chi biondino? No, è un politico Beh, che daglielo. fa parte del Parlamento, infatti. Mhm. Mhm. Anche biondino. Sì, sì, va bene. Mhm. Ci sta. No, mi scrive delle cose, Renata. Bene. St. Moritz. Zurigo. Cern. C'è troppo poco tempo, dobbiamo solo mettere tanti ad eternum. Mhm. Dimmi solo se tra Zurigo, Cern e Davos, Mm? beh, a questo punto St. Moritz, Sì. ce n'è uno più importante, strategicamente parlando, va bene, lì fanno quelle robe, ok. Ci sono dei posti tra questi tre o in altri posti della Svizzera o dell'Europa in cui succede qualcosa di importante, molto importante. Vabbè, io vedo il CERN, il CERN ha sotto tutta una struttura logistica che gestisce tutta l'Europa e mm, anche la parte della Russia, così per quanto riguarda i movimenti del Deep State. Ok. Ad eternum, ma come se non ci fosse un domani. Fiumi di ad eternum, soprattutto grossi che tappano questi passaggi, in Mm-mm. modo tale che nulla possa più entrare, fluire, uscire, a meno che non vibri ad altissima frequenza. Qua stiamo parlando di miliardi di frequenza. Quindi uno che ha anche soltanto rubato le caramelle da lì non passa, Mm-mm. non ci passa. Figuriamoci se ha fatto robe con seghe elettriche e cose del genere. Da lì non passa. Bene, con queste condizioni, la votazione in Svizzera del 28 novembre termina con un no o con un sì? No, non passerà quello che loro vogliono far passare. No, la popolazione assolutamente dice no, non passerà. Ok. La Svizzera è importante per le sorti dell'Europa. Se questo, per esempio, referendum non passa, questo si ripercuote in un certo modo, non so, in Austria, in Italia, in Germania. Sì, cioè si ripercuote più che sul paese proprio sui componenti del Deep State. Diciamo che era un'altra strategia, un altro modo per riuscire a essere in zona franca, no? È come se si volessero tutti rifugiare lì, quei pochi rimasti, no? Mhm. Ma con questa cosa poi non possono più farlo perché anche lì, cioè vedo proprio come se possono andare a braccarli tranquillamente anche se si trovano in Svizzera poi. E hanno paura di questa cosa, quindi era proprio come un rinforzare di nuovo i confini della Svizzera. Ma questo non succederà e quindi non hanno neanche più rifugio. Qual è la situazione del Deep State? Quanto è crollato? Da 0 a 100? Cioè, Deep 80 State, Deep State ott- 100% è al 80 100%. Ok. è crollato l'85%. Oh. Struttura è crollata tutta, sono proprio gli ultimi. Quali sono le parti resistenti, le parti forti? Dove e chi sono? Allora, vedo un piccolo nucleo in Sud America,
Andiamo lì, Mhm, andiamo lì, con il nostro carrellino dei gelati. Più che fare gelati facciamo ad eternum. mhm. Dimmi dove dobbiamo andare, andiamo, mettiamoli La- lì. Confine tra Brasile e Venezuela. Ok. Vedo un attimo. La trifrontera, Brasile, Argentina, Uruguay dovrebbe essere. Beh, sì. O Venezuela. No, Venezuela è No, su, Venezuela è su, no, infatti non c'entra la... Mhm. No, l'Argentina no, è più su, è più dove Ah, ci sono anche Brasile e Venezuela. quegli stati piccolini sulla costa, appena dentro, il confine tra Ok, Brasile e lì, Venezuela, che ecco lì. succede lì? L'avevo già visto una volta quando avevamo visto che stavano per braccare Bill Gates. Mhm. E lì c'è una grossa struttura dove fanno riti e dove praticamente è, diciamo, la sede di stoccaggio e di logistica dello scambio di esseri umani, di bambini, derivante dal Sud America, ok? Mhm. E in questo momento tutte le persone rimaste del Deep State, degli Stati Uniti, Centro America e Sud America stanno cercando di rifugiarsi lì, in questa enorme base, lì. Bene, miliardi di ad eternum. Fallo fare a Renata che ha imparato. O comunque chiamala in modo che lo faccia con noi. Mhm, Ma comunque Deep State vuol dire sacrifici sì, ma sacrifici a qualcuno. E questo qualcuno è Moloch, chiamatelo Moloch, mm, 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 Satana, mm. Sì, sì, proprio questo. chiamatelo, ok, questi qua, mettiamoli tutti su un piatto, mettiamoli tutti su una pedana circolare, Moloch, allora erano venuti fuori ieri, Satana, Lucifero, Lucifero. mettiamoci anche Poseidone. Sì, sì, sì. Qui il punto è, questi e chi li ha creati? La sorgente. Mhm, La sorgente è lì che guarda, vede come ce la caviamo, eccetera. No, la sorgente deve lavorare, deve intervenire. Gli manca il contatto con questi signori. Bene, glielo creo io il contatto. Creiamo un bel tubo. Il mhm. tubo è fatto da delle pareti. Queste pareti sono una rete di ad eternum. E questo tubo parte dalla sorgente e arriva direttamente lì, sopra quella pedana circolare. C'è una connessione diretta tra la sorgente adesso e questi qua del secondo universo, che sono i signori del Deep State, quelli che si mangiano i sacrifici, se li pappano. Ora c'è una connessione diretta. Finalmente la sorgente può vedere che cazzo ha creato. Mm, mm. E noi qua, poveri deficienti, a farci il bailame, i referendum, i pony, Ponytam, mi viene mai in mente il nome di questo nuovo cavallo, il pony, Ponytam. Mm. I Cinivac, i Vidoc. Non è che poi non è Vidoc, è Dico, Vidco, è Vidco, Vidgo, Vidgo, mm, Vidco. Non è Vidgo, Vidoc, è Vidco. Vidgo. Sono tutti pazzi. Grazie al tubo. A proposito del tubo, Vidco, brutto Vidco, non mi piace, dobbiamo trovare un nuovo nome. Io la chiamo la puttanata, è molto più semplice, la puttanata è molto più anche realistico. Anche se la puttanata per Esatto. me è quella che metto sulla bocca quando devo proprio fare, non posso farne a meno. L'ho presa la puttanata? Ah no, dov'è? Ah sì, è la puttanata. Così. Ah. Mm. La puttanata con gli elastici che Mm, ti irrita dietro delle orecchie. mm. Fanculo. Ok, questo tubo funziona? Sì, funziona in entrambi i casi, nel senso, è come se la sorgente alzasse le sue vibrazioni, cioè sono già ideali le vibrazioni, no? Ma è come se le attivasse, non so come dire, vedo come una certa attenzione verso questo nuovo tubo, questo nuovo collegamento,
no, ok, energetico della sorgente, è come se concentrasse la sua attenzione, quindi la vibrazione lì intorno si vede di più del resto. Quindi succede questa cosa e poi la vibrazione degli ad eternum che va attraverso il tubo e va su questo piano dove ci sono Moloch, Poseidone, Lucifero e Satana, ok, sparasse vibrazioni altissime di continuo e riequilibra questa roba con la vibrazione altissima, quindi pian piano si sta proprio dissolvendo. Mhm. Ok, è come se sciogliesse anche l'idea di quel tipo di interferenza. Ok. Questo è un cordone ombelicale, non è un tubo. Mhm, Nuovo cordone ombelicale tra la sorgente e la Terra e il punto di contatto è il centro della Svizzera. mhm, Frequenza di Schumann. Alziamo a livelli mhm. vertiginosi questo valore. Mettiamo direttamente in contatto la sorgente, tutte robe che ci inventiamo adesso, niente di pensato. Mm. Direttamente, cordone ombelicale. In questo cordone ombelicale possono passare tutte le PS che vogliono venire qua a fare l'esperienza, non là nella spa con i piedi nell'acqua calda con le bollicine. No, no, vengono qua. Non siamo solo noi, i poveri cretini che vengono a farsi il Q. Mm. Vengano anche loro. E vengano loro ad alzare la frequenza. Un po' di tunnel sotto la Svizzera devono saltare subito, ora, adesso. Letteralmente. Tutti, non un po'. E dallo stato neutrale per eccellenza storica arriva nuova frequenza sulla Terra. Mhm, mhm. Dimmi cosa vedi. Allora, ho visto proprio i tunnel che con le vibrazioni altissime proprio si rompono tutti i muri, proprio esplodono i muri di tutti i tunnel. Ok, poi pian piano si espande su tutta la Terra e come dei raggi coprono tutta la superficie terrestre, queste vibrazioni altissime, e poi ritornano e fanno questo lavoro qua. Mhm. Ok, Toroide. Mhm. sì, la frequenza di Schumann è arrivata fino a 1520, Da 379. Mhm. Deep State al 15%. Allora, sì, 13, perché adesso sta lavorando molto sulla struttura, queste vibrazioni altissime stanno lavorando tantissimo sulla struttura, quindi vedo, sì, li prende, ma diciamo per caso, no? Mhm. Mhm, Ok, non abbiamo molto da dire oltre mhm, a questo. Esiste un sistema per disintossicarsi dal Cinivac e dai Ponitam? Eterna frequenza. sì, Renata se la può acquisire. mhm,
Renata è contaminata dai ponytam che ha fatto? Qualcosina, però ho visto che già prima che la maggior parte è riuscita a espellerla quasi subito. Benissimo. Mm, mm, mm. Lei aveva chiesto di fare dei controriti, dei controsacrifici? Beh, direi che li abbiamo fatti. Mhm, Ok? mm, mm. Vabbè, tutto quello che è successo, lei insomma ci ha contattato molto, molto allarmata perché insomma siamo tutti molto allarmati, molto sconvolti, molto allucinati, almeno in particolar modo. Mm, mm, mm. Abbiamo fatto prima un discorso di consapevolezza. La consapevolezza ormai è diventata la necessità con cui vivere da adesso in poi. Mm, mm. Chi non ce l'ha, non ce l'ha. Chi ha deciso di prendere una determinata scelta e abbracciare e baciare il tubo catodico, lo baci e lo abbracci e prenda tutte le sue scelte. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Quindi, Mhm. però, qui mi sa che chi c'è e chi non c'è non c'è. Mm? Mm, 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 mm. Renata, portiamola al cluster ovviamente. Mhm, mhm. L'ha aperto lei, mi fa vedere, c'è qualche contratto legato appunto alle entità mentali. Quanti più o meno? Poca roba? Sì, 27, proprio pochi pochi. 27? Sì, di tutte le vite, eh. Ma 4 figlietti, insomma. sì, 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 poco a Ok, poco. via tutti e le facciamo mettere una ad eternum qua a lei, ovviamente. Mhm, sì, sì. Ok. Ok, quando mettiamo un ad eternum in un posto come il cluster, che succede? Mhm. Cosa vedi? Vedi che si accende una luce, che era un posto buio e si accende una luce. Ah, Mm, no, come se la luce fosse abbastanza normale, no? Come un ambiente con la luce non del giorno, ma artificiale, tra virgolette, no? La vedo un po' così. Poi vengono tolti tutti i contratti, vengono buttati appunto nel portale definitivo e eh, vedo che appoggiano questo ad eternum in questo posto come se fosse sul pavimento. mhm, Ok, e da lì inizia ad andare la vibrazione intorno a tutte le pareti e poi riempie tutta come se fosse una stanza, no? Quindi mhm. le pareti, poi tutto in mezzo e queste vibrazioni altissime, poi si illumina tutto che se tu lo guardassi da fuori è come se vedessi la porta e dentro una luce fortissima. Ok, grazie per la descrizione. Andiamo Mhm, all'avatar. mhm. Qui vedo una striscetta, un accenno solo di Avatar. Mhm. Ok, a volte vedi una fetta Mhm, della torta a forma di uomo, vedi una fetta e il resto non sì, c'è. sì. Quando facciamo un controllo, quando facciamo una seconda sessione. Ok, via tutto, ad eternum. Mhm. Fatto. Mhm. Ok, nuovo ad eternum, altri 5 ad eternum, come sempre, uno nel corpo, dove lo mette? Mette il plesso solare. Uno nel corpo emozionale, Mhm. c'erano emozioni a bassa frequenza, Sì, ma lievi, lievi. preoccupazione, Sì, inquietudine. sì. Uno nel corpo mentale, dove lo mette? Allora lo mette dove c'era la partenza, dove prima c'era la partenza di quell'impianto mentale a rete che partiva da qua sopra e lei l'ha messo lì dove c'era prima la partenza dell'impianto mentale. Mhm.
Nel subliminale, vabbè, non c'è mai un in punto, e mezzo, nell'eterico. sul palmo della mano sinistra, diciamo, cioè vedendo l'eterico, no? La sagoma eterico in corrispondenza del palmo della mano sinistra. Ok. Nuova frequenza. 135 miliardi. Ok. Nuova consapevolezza. 203. PSPE. 58 e 42. Vite precedenti. 812. Percentuale di cervello era 8,9. 10,2. Messaggio di Renata a se stessa. Sai centrarti, sai essere in comunicazione con la PS. Quello che fai con i sogni, fallo anche durante il giorno. Stai tanto a contatto con la natura, fai tante cose con gli animali, fai tante cose con le piante, quindi orto, fai fiori, prato, alberi, funghi, castagne, eh, fai cose, mi fa vedere, non so, è come se mi dice prendi le cose nella natura, quindi non so, pigne, fiori, foglie, rami, e crea delle cose da tenere in casa. Nello specifico dice vai in mezzo alla natura, vai nel bosco, prendi i vari elementi e crea qualcosa. Prima di andare, decidi il tuo obiettivo da raggiungere, da lì a pochi giorni o pochi mesi. E quando hai deciso il tuo obiettivo, prendi e vai in mezzo alla natura, raccogli tutti degli elementi e quando torni a casa crea un fiore, crea un vaso, crea un vassoio, crea un quadro, crea qualcosa con questi elementi e mentre lo crei pensa ai vari pezzi che sono i vari pezzi dell'obiettivo e quando la cosa è completa il tuo obiettivo è fatto. Questa cosa qua. Ok. Al cinema i figli e il marito che fanno? Sono tutti molto entusiasti, sono tutti molto entusiasti. I figli contentissimi saltano, come se fossero premurosi e come se fossero, non vedessero l'ora di poter mettere in pratica anche loro quello che hanno imparato. Mhm. E, e il marito è molto entusiasta perché vedendo il film di Renata è riuscito a dare delle risposte a delle domande che si era posto che non erano chiare. Mhm. Vedo tutti e tre che creano l'Ad Eternum e hanno preso tutte e tre la Vic. Molto Figli sono entusiasti. due? Sono due figli, ok. Ok. Ad Eternum, Vic e Eterna Frequenza, se vogliono. Mhm. Ok. Bene, io sono stanchissimo, ma Mm. vorrei capire quanto è la frequenza di Schumann. Allora, adesso si è stabilizzata intorno a 596. Mm-mm. Perché stabilizzarla? Perché non si può alzare? Eh, no, si può alzare, ma è come se dovesse alzarsi un po' alla volta perché l'energia delle persone, cioè di com'è adesso la Terra, ehm, ci dovrebbe essere, la tirano molto giù, ok, le frequenze che ci sono adesso, quindi si sta alzando perché tra le cose che vengono fatte mm, dall'opposizione del deep state, tra virgolette, no? Quindi
anche a livello ambientale, o comunque le persone consapevoli che vivono come noi con altre frequenze, così, ok, la stanno contrastando perché è un momento in cui siamo, chi è consapevole è molto consapevole e si sta centrando molto per tenere le vibrazioni alte, ok? Quindi Mhm. rispetto al passato c'è molta più forza in questo senso, anche se siamo pochi rispetto a tutti, però questa cosa è molto forte, ma tutti gli altri hanno vibrazioni basse, quindi si alza, ma è come se dovesse alzarsi a step per stabilizzarsi ogni volta che si alza, Ok. ok? Questo lavoro che abbiamo fatto noi oggi, lo fa qualcuno nel mondo? No, così no. C'è qualcuno isolato, qualcuno, ma è come se lo facesse, cioè lo fa per sé, non per sé, lo fa per alzare la frequenza di Schumann, però lo fa individualmente, ok? Quindi non lo le alza, ma non c'è questa potenza. Cioè, facendo come Bene. facciamo noi, mettiamo tanta potenza. Mm. Molto bene. Un Mm. messaggio finale di un qualunque portavoce della sorgente a quello che abbiamo fatto oggi. I nostri amici. Mm. Mi fa vedere come se ehm, allora mi fanno vedere un'immagine. Questo portavoce mi fa vedere un'immagine, mi fa vedere la sorgente e poi la matrix e le varie parti intorno, ok? E Mhm. mi fa vedere che il lavoro che abbiamo fatto oggi è come se mm, ha fatto luce, come se ci fosse una lampada sopra la matrix, ok, quindi ha fatto luce Mhm. e, e ha fatto luce, però con questa luce non si vede tutto, cioè non è tutto scoperto, non ha, tutte le esperienze non sono finite, non abbiamo scoperto tutto, ma c'è ehm, una parte che è stata esperienziata in generale, ok? Come se si vedessero eh, mh, quelle frequenze vibrazionali di quell'aspetto adesso sono visibili a tutti. Mm. È come se purtroppo non è che si vede proprio quello che sta facendo il Deep State così chiaramente, ma è come se mm, Ma Elena, chiedi a questo mhm, portavoce, mhm, il gioco qual è? Perché loro possono farla questa roba, però non la fanno. Il gioco qual è? Che mhm. qualcuno deve farlo da qui? Sì, esatto. Il gioco è proprio, sì, sì, quello voleva farmi vedere, che il gioco, cioè lo dobbiamo fare noi, dobbiamo scoprire noi come fare sì di far vibrare tutto alle massime vibrazioni e Eh, renderlo stabile. la cavolata è questa, insomma, una volta che uno lo capisce poi e lo deve Sì, capire da solo. Va bene. però Diamo un abbraccio eterico a Renata e ringraziamola per questa fantastica sessione che lei stessa ha richiesto. Quando una persona richiede una sessione con questa volontà, con questa energia, anche con questa maturità, io conosco Renata da anni e ho visto un grafico che è più impennato di così non si può. Direi che oggi mm, praticamente è la tua ultima sessione, non c'è bisogno di fare nient'altro. Magari ci vediamo, scherziamo e ridiamo, ormai siamo quasi amici e spero di venirti a trovare con le caprette. bello, Io ci sono. anch'io. In una bella Svizzera senza più tunnel del Mm, cacchio. mm, mm, mm. Ma mi sembra un po' strano che vibri solo a 130 miliardi, è ancora così?
Solo si fa per dire ovviamente, però siamo arrivati anche un po' più in su. Sì, vedo che cresce per lei, per come è fatta lei. Non fa picchi, a volte vedo che fanno dei picchi, ok, quindi alla fine della sessione ci sono i picchi altissimi e poi si stabilizzano più bassi e poi magari fanno altri picchi e poi si stabilizzano. Invece lei aumenta gradualmente, tra virgolette, perché è già altissima, però tutte le volte che aumenta rimane lì, Mhm. ok, quindi aumenta a step ma mantiene quella vibrazione. Quindi lei adesso la mantiene così e la può andare solo su. Va bene.